tu, non dimenticarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanella. Ciao! Gentilissimi membri del Ninnoli e Nannoli, siete ufficialmente invitati al Gran Premio dell'Aria di Pecadillo. 3 bigliettoni, ci sto anche perdendo. Mi farai finire in miseria. Bravissimo! Gente, questa è una molestia! Sento che sverrò! Affare fatto? Affare fatto. Signori, Pecadillo si sveglia. Il sole è alto, il cielo è terso, le nubi macchiano a malapena questo cielo limpido, cristallino e attraversato solo dalle prime rondini primaverili. Il mondo si sta svegliando, la natura pure, gli uccellini cinguettano, gli insetti iniziano il loro lavoro di impollinazione ed esattamente come si sveglia la natura, ecco che si sveglia anche la città con il primo evento importante dell'anno a cui il vostro club Ninnoli e Nannoli è stato invitato per la prima volta a un evento e sapete che può essere fonte di enorme elogio per il vostro club. Avete opportunità di farlo crescere, di raccimolare un gruzzolo. È un evento molto importante, ma allo stesso tempo sapete che il vostro guaio, il vostro piccolo guaio di questo club non potrà mai lasciarvi del tutto, o almeno non per ora. Ma la telecamera si sposta, viaggia per le strette vie di Pecadillo fino a raggiungere questa enorme piana verde che dà sul lago, dove già i primi concorrenti hanno iniziato a costruire e a montare, a definire i loro velivoli per questa competizione. Su un lato un piccolo palchetto fatto di 4 assi, un cartellone un po' sbilenco, mezzo storto, un po' anche smosso dal vento, che recita Gran Premio dell'Aria di Pecadillo. Non c'entrava tutto evidentemente. Accanto un piccolo banchetto con 3 soggetti. Sono con una motocicletta col sidecar. Col sidecar. E nel sidecar c'è Winchester che è così, che tipo sembra addormentato. Alcuni momenti comunque mentre sto guidando mi giro e c'è Winchester con questi occhialoni che svolazzano al vento e la bava. E poi ovviamente ho Margaret dietro di me che si sta tenendo alla moto. Seduta all'amazzone però, quindi con le gambe da una parte. Arriviamo di fronte all'enorme piana. Metto il cavalletto. Signor Winchester, signor Winchester. E tu senti che il rumore del motore non smette, perché in verità era il mio russare, era più forte del motore. Ah, ma non era la moto rumorosa allora? Signor Winchester. E comincio a sbatterlo un po' forte. Sono arrivati. Babbeo. No, Dov'è? no, Dove sono? metta giù. Le avevo detto, signor Winchester, le avevo detto di non portare la rivoltella. Mi dia la pistola. E gli tolgo la pistola dalla mano, signor Winchester. Quella è la rivoltella di riserva. Signor Winchester, ne ha altre? Per ora solo i miei occhiali sgargianti. Guarda, to che figo. Sembrava che era il sidecar, in realtà stacco la sedia a rotelle dalla moto. Il sidecar nella realtà dei fatti era la sua sedia a rotelle. Bene, siamo pronti? Ehi, Sofia! E l'altro fischia. Io vado verso il cespuglio, mi abbasso mostrando ovviamente una scollatura. Buongiorno caro. Lo sto cercando te, bello, lo sto cercando te. Mi serve quello? Colin caro. Sì, prego, poggio l'enorme telo sopra Winchester. Io mi avvicino a Colin passandogli a fianco. I tuoi amici hanno dei gusti terribili. Vedi che mi fermo un attimo e poi continuo ad andare avanti. Chi c'è lì? Stai zitto, che se ci beccano, zitto. È normale che ti sei fatto beccare dal club. Sei te che se ti serviva il gas. Sì. Quale ti serve? Vedi che apre il suo trench e zeppo di varie bottigliette di gas con sotto delle targhettine. Che ti serve? Che ti posso prendere? E che ne so io come... qual è quello... Devo andare veloce. Devi andare veloce. Gas a scorreggione. Perfetto così. Io lo prendo. Allora, questo, attenzione quando lo fate partire perché parate nell'aria. Quindi attenzione. Ok, ma se non dovesse funzionare ti vengo a cercare. Sì, tanto mi devi prendere.
Tempo che ti giri, l'essere viene inghiottito dalla siepe. Io mi avvicino con questa bombola accanto a loro. Tolgo l'enorme telo e poggio la bombola sul signor Winchester. Ah, la luce! Finalmente sono morto! Signor Winchester, faccia attenzione, questa è la bombola per la gara. Se Questa è la esplode, non farei attenzione. E continuo tenendo il telo sotto il braccio a dirigerci verso la mongolfiera. Attraversando questa grande piana vedete già molti dei vostri avversari iniziare a preparare le loro mongolfiere e ne vedete di ogni tipo. Vedete che alcune hanno le eliche, altre ancora hanno dei colori molto sgargianti, altre ancora sono quasi dirigibili con un cestino, però ancora non riuscite a captare bene com'è effettivamente la situazione. Alcuni vedete che hanno delle ruote. I palloni sono ancora sgonfi, non sono ancora messi con la gara, stanno iniziando a gonfiarli. Dal lato del palchetto invece, quello mezzo sghembo, trovate anche il piccolo bancone dei giudici dove sono seduti 2 soggetti e mezzo, li chiameremo. In un angolo trovate Lady Winifred Featherwick con questo suo solito cappello di un fucsia sgargiante con piume di pavone, di fagiano, che ogni volta che si gira queste piume creano una danza nell'aria andando a solleticare il naso di quello che è il suo assistente Sir Archibald Plumpton. Questo ragazzo alto che nel momento in cui la piuma gli solletica il naso Lady Featherwick, vi ho portato gli appunti e poggia davanti a lei questa serie di fogli. Accanto al ragazzo un omino molto smilzo, molto basso. Gli mancheranno 12 gradi di vista, considerando che non vi sta guardando. Cioè è cieco o non è? Non lo è. Lui non lo sa, è messo così, sta guardando il vuoto per ora, per quanto vi riguarda. In testa ha questi 2 occhiali spessi quanto un fondo di bottiglia, una salopette grigia consunta, slacciata da una bretella, ed è tutto gobbo seduto su questa sedia accanto a Lady Featherwick che palesemente lei sta comunicando con il suo assistente. Di tanto in tanto si gira il poretto, respira le piume di piccione. Accanto all'uomo tutto gobbo e tutto chino vi è un fiero piccione con una targhettina con su scritto Zampetta. Accanto alla vostra mongolfiera, Cola e suo fratello li trovate che sono già intenti a montare quello che hanno ideato durante la notte. C'è questo piccolo banchetto di legno dove vi è dispiegato al di sopra il progetto, il blueprint con oggetti disseminati in giro, loro che sono macchiati di olio e di grasso meccanico, e sembra che stiano montando forse dei propulsori, non si sa, 2 grossi spazi di contenimento ai lati del vostro cestello. Perfetto, i giudici sono un pavone, uno schiavetto e una c***o di talpa. Fammici lavorare. Ma non è una talpa, Ah È un no? piccione. è un piccione. Il piccione è ovviamente un giudice, non si deve controbattere contro di lui. Le altre mezze Astruso. Facciamo Quindi- che mi occupo della signora Featherwick. Ok, pensavo degli altri. Mi hai un attimo... Lo so. Ah, Mi interessa il suo assistente. Ah. Oh, devo trovare il marito. Vede che lì comunque ci sono i suoi compagni, i suoi grandissimi amici del passato. che quelle Sì, signori gentiluomini, comincia a salutare i 2. Uno dei 2 si gira, si asciuga il sudore dalla fronte. Oddio, dai, sbrighiamoci così ce li togliamo di mezzo. Ciao amici, ciao Winchester. Io... Che gioia, sbrigati. Ah, perfetto, che la gioia è solo vostra. Bene, allora, qua siamo tutti per collaborare, giusto? Questo è il nostro telo. Con un piede proprio spingo e srotolo l'enorme tendone che continua a cadere verso il basso, diventando sempre più lungo. Che diamine è questa roba? 3 bigliettoni, solo 3 bigliettoni. Ma li hanno dati a te per prendertelo? Perché non ci ho pensato prima? Potevo fare così. Vedete perché voi siete ricchi e io no? Mannaggia. Certo, non abbiamo la propensione a comprare piselli all'ingrosso. O al grosso, dipende. Comunque il nostro nome là sopra non ci andrà. Cosa avete detto? Scusate? Il mio nome e si avvicina Winchester su quel coso. No. Quindi non volete i nomi delle persone che hanno la mia formula segreta, quella che vi ha fatto diventare ricchi? Ve lo ricordo. Il mio nome su quella cosa no.
Beh, l'importante è che voi ci date l'arma segreta, poi se non volete metterci il nome ci perdete voi, mica ci perdete. No, Colin! No, Colin! È una questione di rispetto e di patti. Il vostro nome sarà su quella di Buffarbacco. mongolfiera. Master, la fortuna è dalla mia parte. Visto che non sono bravo a questi giochi alla messicana, faremo come dico io. Io ora vi dirò il nome, voi farete le vostre ricerche, ma il vostro nome sarà su quel coso. Il suo nome è Michael Pepsi. Vedi che inizia a guardarsi intorno, accertandosi che nessuno abbia sentito una cosa del genere. Va bene, ma metti il nome sopra quell'affare. Ma poi non ci conosciamo più. Io ti sto dando una mano in questo. Poi non ci conosciamo. Finiamo il lavoro, ce ne andiamo e non ci siamo mai più visti. Sarà fruttuoso per tutti. Io metto un braccio Certo. intorno al tipo, Ah, come se tu non ne avessi mai visto uno di questi cosi lunghi e rosa, dai. andiamo, fratello, finiamo questo lavoro. Dai, non si può neanche scherzare. E i due si rimettono a lavorare alla connessione di tutto l'armamentario che circonda il vostro cestello. Man mano notate che accanto a voi anche le prime mongolfiere iniziano con i loro palloni aerostatici ad alzarsi. Vedete che c'è un gruppo di uomini e donne che hanno tutti dei cappellini da aviazione, gli occhialetti, quelli là classici da aviazione stampati in testa, e hanno delle divise ben definite, quindi pantaloni cui sono larghi all'altezza dei polpacci, stretti, infilati dentro gli stivali. Vedete l'altro che ha la salopette, immaginate che possa essere colui che conduce, e il loro cestello che ha la forma di un aeroplano, e al di sotto, invece di esserci un solo cestello, ci sono due cestelli oblunghi, come se fossero gli scafi di un aliante. Un altro gruppo invece, il loro pallone man mano che si gonfia inizia a sembrare un bouquet di fiori bellissimo, stracolorato, pieno di foglie e tutto. E poi notate che in uno spazio completamente vuoto ci sono loro. Lo spazio è vuoto, ma loro sono indaffarati. Guarda, Colin! Capitollio. Non penso che riusciranno a volare, cioè non c'è niente lì. Va bene, alla fine sono dei mimi. No dai, non possono farcela. Mentre sto comunque montando tutto, e anche con una lattina spray ho messo su il nome dei tipi. Io mi sono distanziata, io non sono lì con loro, io non li sto aiutando in nessun modo. Perché io vorrei andare a parlare con la signora Federwick. Lady Federwick effettivamente è messa al banchetto, sta sistemando. Davanti a lei ci sono diversi tabellari dove trovi anzi i nomi scritti dei partecipanti, il nome della propria mongolfiera, dei suoi appunti personali, un libretto, boccette di profumo, un sacco di fesserie che non servirebbero mai a niente a nessuno. E nel momento in cui ti avvicini, sia lei che quel povero ragazzo, cioè entri in un giardino di ortensie e azalea. Sopporto assolutamente, perché ne vale la pena. Mi avvicino e sono con questo abito sempre a fiori e un cappellino con una piuma più piccola della sua, l'ho messa apposta. Lady Federwick, che gioia, che giubilio vederla. Speravo proprio fosse lei il giudice. Oh, cara, abbassa un attimino il binocolo, quello da teatro. Archibald, tesoro, sì, ma queste cose, che piacere, sei venuta a iscriverti con che gruppo siete? Sì, siamo stati invitati, siamo il gruppo Ninnoli e Nannoli. Oh, controllo subito, Archibald, ti una mossa, dove sta? Mentre la signora gli parla, io intanto guardo Archibald, gli faccio l'occhiolino. E lui ti fa aiuto. Appena lei si volta per prendere il foglio con gli appunti, con le cose scritte, lui poverino gli passa la piuma sotto. Sì, li ho trovati, sì, Ninnoli e Nannoli scritti, che è nato da poco. Che bello, di cosa vi occupate? Di tanto in tanto schiva la piuma. E di arte lasciata in disparte, siamo grandi fan dell'arte non compresa. Oh, affascinante. Ho capito. Glielo spiego Molto. dopo. Se è bello, deve essere grazioso, molto grazioso. Ma signor Archibald, lei sarà un esperto, giusto? Vedi che il ragazzo poverino si tira solitamente, non viene tirato in balle in queste faccende. Sì, no, apprezzo l'arte, però vedi che è distratto da qualcosa dietro di te. La vostra mongolfiera... Lady, non vi ho chiesto il nome, scusate. Gli passo proprio la mano per farmi fare il baciamano. Danbury, Margaret Danbury.
che piacere. O il cognome che vorrà. E nel Sì. mentre il signor Winchester cade a terra. Sì. E vedi che lui un attimo fa guizzare lo sguardo verso il fondo. È un piacere, è sempre bello avere nuovi club che partecipano, che vengono invitati. Io vorrei usare con queste mie essere affascinante e tutto quanto, dannatamente affascinante. Vedi che non ti aveva guardato realmente prima, al momento della battuta l'hai sconvolto, nel senso che l'hai riattirato l'attenzione su di te e quindi lui per la prima volta ti guarda, gli spunta un sorriso un po' imbarazzato, poi si rimette dritto, si compone, si china verso la Featherwick. Lady Featherwick, loro appunto come dicevo sono in Innoli e in Annoli. Nel frattempo si gira e ti molla un sorriso. Si occupano di arte bislacca e sbarazzina, quindi colori vivaci. E quindi gli inizia a spiegare che cos'è tutta questa arte bizzarra agli occhi di alcuni, che potrebbe essere incompresa. E la signora Featherwick inizia a pendere dalle labbra. Sì, poi ti guarda, ti sorride. Bello, quindi sì, è perfetto, anche perché in questa, tra un po' naturalmente il sindaco farà la presentazione, ci saranno diverse competizioni in volo e ci saranno diversi punteggi da tenere, tra cui la bellezza estetica, la prontezza di riflessi e naturalmente, come in ogni gara che si rispetti, chi arrivi primo. Io auguro un'enorme fortuna al vostro club, perché è sempre bello avere nuovi club che partecipano a questi eventi fantastici di Peccadillo. È un onore avervi qua finalmente nella nostra lista. Sono contentissima anch'io. Sprizzo di gioia e nel frattempo dietro. Si ferma, batte rapidamente gli occhi. Che è quello? Il povero Archibald si abbassa. Uno grande e rosa, signora Lady Featherwick. Uno grande Arte e lasciata in rosa. disparte. Non è molto in disparte, è proprio al centro della piana. Però vi auguro un'enorme fortuna. Vedete che sta iniziando a sudare. Vi auguro. Grazie, è un onore. Enorme quasi quanto il vostro pallone, però va bene. Nella piana, nella periferia della piana, è famosa per le case di riposo, per gli anziani che vogliono andare un po' in vacanza. Trovate degli sguardi sconvolti, ma trovate anche chi cerca di prendere appunti. Vedi, Colin? Apprezzano questa arte e soprattutto vinceremo anche da secondi. No, dobbiamo vincere da primi, signor Winchester. Ma saremo primi se andiamo per lunghezza. È vero, sono d'accordo. Sono io che mi sto asciugando con le mani con un panno. Mentre tu ti asciughi le mani arrivo dietro di te. Che fatica. Che fatica, sì. Affascinare i giudici è stato faticoso. Sì, anche alzare questa colonna rosa è stato... sì. E quindi, signori, le vostre mongolfiere attaccate al terreno, voi iniziate a salirci su, il sindaco propone il discorso iniziale e vi spiega un po' le stesse cose che disse Lady Featherwick a Margaret. Quindi ci saranno questi 3 parametri di giudizio. Chi avrà ottenuto più punti alla fine della competizione vincerà il premio del Gran Premio dell'Aria di Peccadillo. Siete tutti lì pronti? Il sindaco alza il braccio con una pistola a salve per dettare l'avvio, segnale d'inizio. Tutti salgono nei propri cestelli, compresi i monocromo, che salgono su questa sottilissima pedana, praticamente rimangono rasoterra. Quello davanti si mette pronto a sferzare l'orizzonte, un altro sembra che sta a cavalcioni sopra qualcosa, c'è appena salito, sta provando la stabilità di codesto, dà l'avvio a un altro, si spara il colpo d'inizio. Tolgo i sacchi, tolgo i contrappesi. E vi librate in aria. Da lontano si intravede questa mongolfiera che ha proprio questa enorme colonna rosa. Il cestello è avvolto dal quadro di Jean Lapin, quindi c'è questo grosso pesciolone con le gambe che... Bellissimo. Non sappiamo com'è il fatto, ma abbiamo 3 occhialoni da aviatore pure noi. Però occhialoni da aviatore stranissimi. Sì, I miei sono con i fenicotteri. Uno I ha miei il sono vetro degli occhiali da mancante. sole rossi. Il mio è tipo un vetro mancante e l'altro è quadrato. Allora, signora Margaret, per bellezza, come si dice dalle mie parti, ce la sucano tutti. Si non è spara vero. loro! No. Allora, Levagli la rivoltella. la prendo, tipo la lancio fuori. A me È una collezione!
Non ti preoccupare, poi la ritroviamo. Dobbiamo arrivare prima degli altri, giusto? Decisamente. Sapete come funziona questa roba che ci hanno montato? Ve l'hanno spiegato? Io ero distratta? No? Sì, assolutamente. Cerco Bene. tipo una leva. Nel frattempo gli aviomotori, che sono il club con quella mongolfiera a forma di aliante quasi, vedete che con questi due alianti tipo i martelli delle giostre quasi quasi è come se corressero sull'aria e pian piano questi vi superano. Metto la mano in una leva, tiro la leva e la leva mi rimane in mano. Mi guardo tutti gli altri e il motore comincia a fare Cosa hai fatto? Non si preoccupi, lancia la leva giù dal coso, prendo il signor Winchester, lo alzo con tutta la sedia e lo metto fuori dal pallone aerostatico. Lo tengo con la mia forza. Signor Winchester, la bombola, la usi. La bombola, usi la bombola. Ah, ok! Quello che faccio è prendere la prima cosa che trovo, quindi una chiave inglese, la rigiro e al posto del combustibile ci metto una bottiglia di plastica pieno di anidride carbonica, pum, e la rinchiudo. Carichi il signor Winchester, lo metti fuori, trovate una quadra, un attimo il cestello ha 2 scosse di assestamento e poi quello che rimane è la nube ferma perché voi avete fatto... Voi siete schizzati e nella velocità passate davanti ai monocromatici, cioè quello al centro sta pedalando nell'aria, sta sudando, ci sono goccioline bianche che gli stanno colando via il trucco, quello davanti sta tirando qualcosa, poi vi guarda, controlla quello che ha in mano, inizia a ruotare in questo modo qua e venite sbalzati da una folata di vento. Ma io uso una mia battuta di scena. Vai! Un'abilità sorprendente. Si dà il caso che il mio ultimo marito fosse molto abile nelle gare di mongolfiera. Quindi io ho imparato a guidare le mongolfiere da lui. Quindi semplicemente quando loro provano a sbalzarci via, io prendo il signor Winchester e lo sposto a favore così che il vento che loro creano ci dia la spinta per andare ancora più veloci. Corrente ascensionali! Alla Nel Carlona. frattempo vedete che accanto a voi il povero Zampetta fa fronte alle nubi di fumo tossiche perché tra le sue piccole zampette regge una piccola fotocamera tipo quelle dei fratelli Wright che cerca di seguire tutta la gara, passa davanti ai monocromatici, si gira, poi va dritto, poi si gira solo la testa, li guarda. Quando si gira verso di noi, io ero di che appena lo vedo E il piccione e vola a continuare a seguire la gara. Vedete che sono pochi i palloni davanti a voi, quindi quello sbalzo in un qualche modo vi ha avvantaggiato. Certo vi ha fatto perdere 10 anni di vita, però un attimo vi ha avvantaggiato forse. Altri invece che sono alle calcagne o che sono un po' più indietro. E nel frattempo appunto da sotto i giudici prendono appunti e provano a correre dall'altra parte del lago per andare a vedere chi arriva prima, per seguirla. Quindi vedete la Federica, poverina, che corre così con questo cappello che se lo regge, col fiatone, il suo assistente dietro che deve stare là a raccogliere tutte le cose che nel frattempo quella poverina perde e se le mette in braccio. Lady Federic, piano! Se guarda in su Archibald, io lo sto guardando. Un bacio volante. Lui si distrae, inciampa, poverino, cerca di rimettersi in piede, gli cadono le cose. Sempre lo stesso e continua a correre, sbrigati! Riprendo il signor Winchester con tutta la mia forza, lo rimetto dentro. Questa prima parte ce l'abbiamo fatta. Però... Ok, Passami il cono. Questa gara e soprattutto questa mongolfiera è sponsorizzato da Cola e suo fratello. Bene, abbiamo fatto il nostro dovere, dovevamo pubblicizzarli. Bravo signor Winchester. Per ora c'è un problema, ma forse ho un piano. Però lei, signor Winchester, ho visto che è molto più bravo di me in queste cose. No. No, basta, e quante ne ha? Se attaccassi... Ne ho ancora 5. Se attaccassimo il motore alle ruote della sua sedia a rotelle, ha presente come fanno i treni, no? No.
Io intanto prendo un pezzo di ferro, lo attacco alla ruota di Winchester. Guardi, signor Winchester, e faccio proprio l'effetto del treno. Così possiamo creare energia. O così sembri solamente un... Smarciasso. Però va bene. E in pratica io comincio insieme al signor Winchester a girare la ruota in modo da creare energia cinetica per far funzionare i motori. Riuscite a mettere in atto questo processo, mettetela uno da un lato, uno dall'altro, a creare forza cinetica per muovere la mongolfiera. Vedete che comunque la mongolfiera, come si suol dire nella piana, trattoria. Colin, dall'altro lato! Dall'altro lato! Signor Winchester, Mi dica, Mario. un po' meno violenza. Ma è lui che non capisce... Per nulla. favore, non ci incischiate, se no perdiamo la gara. Vedi, Colin, fai innervosire le persone. Signor Winchester! E come continuo mentre lui... Dai, Colin, non fare arrabbiare il signor Winchester. Vedete che i giudici si stanno spostando, stanno seguendo la vostra traiettoria. Voi avete trovato un sistema di bilanciamento che sembra funzionare e il sottoposto di Zampetta, arrivando con tra le zampe, reggendo sempre una tracolla con su attaccato un megafono. Dal megafono sentite la voce di Lady Featherwick, evidentemente affannata per la lunga corsa. Servizio da te in volo, prego, servite il miglior tè. Sono stati già predisposti dei bellissimi cestini dove trovate tutto. Su ogni mongolfiera viene a appoggiarsi uno dei piccioni con apposita targhetta con su scritto intenditore di tè numero. A voi capita il numero 5. Questo piccione si siede. Signori, è l'ora del tè. Hai sentito? Hai sentito, Colin? Devi servire te. Vai, servi. No, è il mio momento, signor Winchester. Quindi, Margaret, vorresti gentilmente preparare il tè? Certo, nessun problema. E mi siedo elegantemente e tiro fuori il servizio da tè. Direi che preparo il tè cercando di stare più in equilibrio possibile. Nonostante il cestello comunque si muova, vedete Margaret che è come se fosse in una bolla di calma, che tira fuori 3 tazzine con tanto di piattino, le appoggia elegantemente sul cestello. La teiera viene riempita di acqua e nonostante le virate, l'acqua segue esattamente la virata scendendo dentro la teiera. Scaldo il tè e anche quando si versa, il cestello della mongolfiera fa una virata e mentre io verso semplicemente sposto la tazzina e la riprendo. E vi passo 3 tazze di tè perfettamente preparato, della temperatura perfetta per essere assaporato senza bruciarsi la lingua e di un delicatissimo profumo di gelsomino. Ne preparo una anche per il piccione. Che esattamente è lo scopo, in quanto il piccione afferra la tazzina e con una virata magistrale la va a portare giù ai giudici. Nel frattempo che vedete questa scena, vedete il piccione che è appollaiato sopra il cestello dei monocromatici, che e loro sono indaffaratissimi, vedete, stanno facendo modi a passo. Solo che il piccione è confuso, cioè guarda lui, vede il suo amico, vi guarda e continua a fissarli, mentre la vostra tazzina di tè arriva perfettamente a destinazione da Lady Featherwick, la quale si ferma. C'è qualche piuma fuori posto, no? Perfetto, è completamente sfasata, poverina. È buonissimo, è meraviglioso, prego, assaggia. Si volta verso il suo assistente, anche l'assistente poverino un attimo si distreggia, acchiappa la tazzina, la annusa, assaggia, anche lui strabuzza gli occhi, guarda nel piccione, il piccione è fiero, l'ha portata lui quella tazzina. Man mano anche le altre mongolfiere consegnano il tè e pian piano i giudici iniziano a raccogliersi, l'ultimo ad arrivare, poverino, con le gambette tese, che vede e non vede, è il signor Reginald Tistelbrush. Un passetto alla volta arriva, ma è troppo tardi per poter far assaggiare il tè pure a lui. Signori, ormai vedete che il traguardo è vicino, la gente che inizia a radunarsi fuori, che acclama le prime mongolfiere che spuntano, e quindi ragazzi è ora di andare a tutto gas per vincere questa competizione. Colin, Dimmi. alla Carlona. Alla Carlona sia.
Signor Winchester, una delle sue bottiglie. Assolutamente. Questa l'ho preparata proprio apposta per questa occasione. Prendo dalla mia borsa, vedete una bottiglia in vetro, colore arancione fluo. Questa è fantastica. Sono 10 anni che ce l'ho. Prendo la fantastica. Guardo il signor Winchester. Io tengo tipo il motore. Non so cosa accadrà, ma vi ho voluto bene. È stato un onore. Se dobbiamo cadere, caderemo come una squadra. Pum, staffo la bottiglia. Metto il contenuto all'interno del motore. Essendo che dietro c'è Winchester, io mi metto davanti a mo' di polena, ancorando i piedi al cestello con i tacchi. Mi tengo con un braccio e con l'altro allungato in avanti per renderla più aerodinamica, ma anche meravigliosa, con un sorriso smagliante e queste piume che ondeggiano nel vento, che chissà come mai non si sono strappate. La fantastica, nel momento in cui viene battuta, sotto si crea questo sfrigolio di bolle che non appena raggiunge il collo della bottiglia e Colin la ficca all'interno del motore, tu senti... E questo motore che parte mentre Margaret si spiega davanti con leggiadria, gli occhi delle mongolfiere lì vicini vanno su di voi e voi riuscite a prendere un'ottima lunghezza. Purtroppo per le problematiche dell'inizio della gara, i problemi di motore, magari non arrivate primi, ma il secondo posto, ragazzi, riuscite ad aggiudicarvelo, riuscite a prenderlo con l'applauso e i voti dei giudici. Al primo posto, ragazzi, arrivano gli aviomotori con il loro aliante a piedini. Fermi tutti! Siamo arrivati prima noi! E faccio scenata. Ci sono i poverini che stanno scendendo dal cestello. No, voi avio sfigati! Voi restate lì! Si fermano. Noi siamo arrivati per primi! Come? Per quella cappella! E tutti piano alzano lo sguardo, un paio di signore svengono nel prato e sono quelle che troveranno prima mariti in questa nuova stagione. Gli aviomotori che poverini si bloccano, i palloni che nel frattempo si afflosciano e anche il vostro inizia piano piano a mollarsi e a riversarsi lungo questo prato sopra il... Oddio! E la gente si rispiega. E signor Winchester si avvicina a Lady Featherby. Signor Winchester, non faccia così. Abbiamo vinto noi! Dov'è il piccione bar? Archibald, occupate tu per cortesia del signore. E se ne va. Chi sei? Chi sei tu? Esatto. Cosa fai? Io tiro fuori. Io tiro Signora fuori. Margaret, lo tenga fermo, la prego. Signor Winchester, io mi metto davanti al signor Winchester e tiro fuori dalla mia borsetta il mio cimelio, un pacchetto di sigarette del mio primo marito e tiro fuori una sigaretta e la metto in bocca al signor Winchester e gliela accendo. Si calmi. Io non fumo però. Ora sì, caro, ora sì. Questa roba uccide. Se non sarà quello, sarà il crepacuore. L'assistente Archibald si inginocchia alla tua altezza. Metta giù quella ciabatta. Per favore, perché gli fate portare le ciabatte? Dovrebbe venire scalzo. Ringrazi che ne abbiamo tolto le 5 rivoltelle. Faccio finta di non aver sentito. Signor Winchester, lei in caso sarebbe pronto naturalmente a mostrare il club alla stampa, perché il primo posto naturalmente bisogna fare poi il convegno all'interno del proprio club con la stampa, perché diventerebbe di dominio pubblico. Naturalmente la somma in denaro, se poi in avviomotore, se lei è davvero convinto così tanto, chiederemo anche a Zampetta di verificare i risultati, non metteremo mai in dubbio una vostra domanda, quindi Da dietro Archibald vedi proprio Margaret che va. Ok, mette le mani sulle ginocchia, si tira su. Bene, cercherò di parlare con chi magari riesce a farlo e non ringhia. Scusate. Si muove verso gli aviomotori. Non sentite cosa dicono, vedete che un attimo gesticola. Lui poverino si gira, indica Winchester con il palmo di una mano. Si affacciano, quelli lo guardano. No, signor Winchester, giù, Per carità, via. No, con il sorriso stampato in faccia ti dico: signor Winchester, non mi faccia perdere il mio quinto marito, per favore. Grazie. Si sistema il colletto, ringrazia amabilmente. Vedete che arriva anche i vostri acerrimi nemici, i monocromatici,
è finalmente riuscita a capire il segreto della loro mongolfiera. Quello che si affloscia è un pallone che finalmente è riuscita a vedere, e pian piano è riuscita a vedere anche gli altri oggetti. È un pallone che è dipinto dello stesso identico colore del cielo, e pertanto nessuno lo vedeva. E a loro scendono da questa mongolfiera che ora sul verde è solo un ammanto grigio. E ritorna il povero assistente da voi e fa: va bene, ok, andrò a dare le comunicazioni, gli aviomotori sono delle persone estremamente garbate, grazie, grazie ancora, grazie. Vi hanno concesso, potrebbe togliere quella ciabatta per favore, grazie. Vi hanno concesso questa cosa, quindi prego, da queste parti per la premiazione. E vi iniziate a muovere. Grazie Archibald. È sempre un piacere. E iniziate a muovervi verso questa premiazione. I 3 podi che sono occupati come primi, voi in alto con questo trofeo a forma di mongolfiera tutta liquida, come se avesse perso quota, con all'interno del cestello dei piccoli omini urlanti messi a trapezio, con le zavorre al vento, con una targa che purtroppo non recita il vostro nome, ma potrà diventare forte cimelio della vostra raccolta di ninnoli e nannoli sbarazzini, proprio perché recita. I vincitori sono gli aviomotosi, che poi hanno pure sbagliato, quindi è pure un pezzo più unico che è raro, è una busta con all'interno 100 bigliettoni da investire nel vostro club. Nonché, signori e signori, quella che ci sarà dopo, perché la vittoria vi porterà dignità, vi toglierà dignità per quel che è stato fatto pure. Ognuno di voi ha preso contatti, ha perso contatti, fatto sta che sabato prossimo all'interno del vostro club si terrà una seduta stampa. Tutti invitati, la polizia presenzierà all'evento. Oh farbacco!